Ho iniziato a lavorare a Delitto e Castigo all'inizio dell'estate 2021 su suggerimento di Casa Russia di Barcellona, che vorrei ringraziare per l'opportunità offerta. Ho iniziato a documentarmi su tutto ciò che potevo trovare su internet, dal classico film sovietico del 69 fino a una meravigliosa produzione teatrale diretta da Glauco Mauri, e poi ovviamente ho iniziato a leggere e rileggere il romanzo nella mia lingua materna, l'italiano, con accanto una versione russa. Sin dall'inizio non mi è mai piaciuta l'idea di illustrare i personaggi, perché temevo che potessero creare un'atmosfera vetusta, quando io al contrario volevo dare al lavoro un aspetto contemporaneo. Ho subito pensato dunque agli oggetti che circondano i personaggi, agli oggetti che i personaggi sfiorano, toccano e rubano. Poi, durante la lettura del libro, ho scelto i passaggi che mi sembravano più interessanti, facendo parallelamente un elenco degli oggetti più caratteristici e simbolici dei personaggi principali, senza sapere ancora in che ordine avrei associato loro il testo. Prima ho detto che volevo dare al progetto un aspetto contemporaneo. Di fatto, quanto più leggevo e mi immergevo nell'atmosfera del romanzo, tanto più importante e necessario iniziava a sembrarmi l'idea di mantenere, anzi adottare uno stile che ricordasse la fine dell'Ottocento. E così ho iniziato una ricerca iconografica veramente appassionante, incentrata sugli oggetti, sull'abbigliamento e sulla tipografia dell'epoca.
Qui devo fare una precisazione importante. Io lavoro in linoleografia, stampo tutto a mano, che è sempre un processo di per sé laborioso, e includo quasi sempre il testo nelle mie illustrazioni. Per questo motivo le lettere devono essere incise con sgorbi e coltelli specularmente da destra a sinistra, in modo che possano essere lette correttamente dopo la stampa. Ora, incidere le lettere una dopo l'altra su una superficie di linoleum significa prima disegnarle, determinarne il font e la forma che devono possedere. E il carattere ovviamente deve corrispondere al significato e allo stile che di volta in volta voglio rendere. Questo richiede una precisa ricerca iconografica e così ho iniziato a analizzare in primo luogo il cirillico dell'epoca più comune con le lettere alte e strette, in secondo luogo l'alfabeto decorativo che si chiama Vyaz e per ultimo i più antichi Ustav e Palustav. A un certo punto mi è balenata l'idea che per essere più filologicamente corretta possibile, di utilizzare il testo con l'ortografia pre-rivoluzionaria che conservava elementi grafici davvero eleganti e caratteristici. Mi ci è voluto un po' per trovare la primissima versione del romanzo che conservasse questi simboli, ma non appena sono riuscita a trovarla non mi mancava più nulla per passare all'azione. Il lavoro è stato veramente intenso e finalmente ho terminato l'edizione a fine settembre. In conclusione vorrei aggiungere che, nonostante si sia trattato di un nuovo progetto, per me è stato come un ritorno al passato, avendo studiato lingua, cultura e letteratura russa ormai parecchi anni fa. Spero che questo lavoro sia interessante per voi, come lo è stato per me. Grazie.